Ma buongiorno scappati di casa! Oggi giornatona, siamo abbastanza, dovremmo essere una decina. Siamo in compagnia di Ale che è dietro, Fulvio il Caciarone, Diego lo Scroccone, comodo di Fulvio, e davanti abbiamo Andrea, Tarietto, Emanuele la ragazza, Mister Gappo, Frappetto senza le saponette di Pinocchio, il nostro compagno di street Walter, Cicchetto con le classiche 3 ore di sonno immagino, sta colto, guardalo, sta colto, Daniele con il bellissimo Spike Speak. La direzione di oggi è non lo so, raga, a me hanno detto ci vediamo ai 9 a Tivoli, io ai 9 sto a Tivoli, ma non so dove andremo. Quanto sei brutto. Mi stai sempre a tamponare. Eccole le 3 strittine di oggi. Io, Walter e Diego, sempre a scrocco Diego. Dove è l'osso? Oh no! Pure questo? Pure questo non lo so. Vabbè. Diego stai sempre a scrocco. Sempre a scrocco. L'itinerario di oggi, a quanto ho capito, è Passo del Diavolo. Una strada bellissima che dura anche parecchio. Ho scoperto che non tutti quanti conoscono Passo del Diavolo. Ragazzi, io ve la straconsiglio. Dovete stare un po' attenti perché se vi fate prendere la mano andate veramente forte. È uno secondo me dei passi più belli della zona. Sì, assolutamente sì. Tutti quanti fissati con Passo delle Capannelle. Esistono anche altre strade. Se avete una moto solamente per fare Passo delle Capannelle, andate in pista e avete fatto. La moto è fatta anche per viaggiare. Io ho la moto sportiva, come faccio a viaggiare? Ah ragazzi, non è che se avete la moto sportiva non potete viaggiare, viaggerete più scomodi. Ci avete gli amici, sfruttateli come ho fatto io per arrivare al punto di incontro a tutti i costi, in qualsiasi modo, non so, ve lo inventate. Usate ragni, santi ragni. Mamma mia, quanta cacera fa la moto di Fulvio. Ha un sound fantastico. A parte gli scherzi, Diego sta facendo benissimo, sta provando più moto perché deve cambiarla. Perché attualmente ha una Tracer con 110.000 km. Vabbè, signora, prego, facciamoci qualche curva in compagnia del Dieguito nazionale. Adesso tappa a benzina. Andiamo a dar fastidio a Fulvio. Oh, pure adrenaline! Oh, pure adrenaline! Ma è cresciuto, poi senti? Senti? A me l'importante è che c'ho qui 5 cm per far pipì. Fa pure un po' bananina. Un po' bananina. Perché sta sempre a testa alta. Esatto. Pure nessuno. Ania, che serve? Che serve? Che serve? Che serve? Sì, l'ho vista! Come vedono una ragazza non capiscono più niente. Fulvio! 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 Oh! Diego!
Vai Diego, il mio compagno di porca lacero, vai! Ma cosa è frappa? Vai frappa! Vai! Vieni qua, patatino! Bello! 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 Dai, è stupido. Ok, roba che ti competono. Ma che cazzo fai? Ma tu sei pazzo? Ma tu sei pazzo? Ma tu sei pazzo? Ok, prendiamo full dietro. Ragazzi, davanti a Daniele. è pure adrenalina. È pure adrenalina, ragazzi. Oh, te lo do, ma paghi, Paghi. Quello con la Si vede panda. lui che gli salza la moto. Ah sì, stava così, non stava orizzontale. 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 Si parla un po' così. Cioè, secondo me Ma che Fulvio mi sta davanti è difficile. Mi sono messo a destra, ho fatto passare l'arco, mi hanno staccato, se ne sono andato. Che non capisco che cosa sta succedendo. Allora raga, faccio un annuncio, cerco gruppo di moto bello, simpatico e bravo, perché sti ragazzi oltre a piamarmi il culo non fanno nient'altro, ma hanno nascosto il casco, a Frappa gli hanno nascosto, e il casco, e le chiavi. Taglia cozzo ragazzi, ultimo passo di oggi e poi rientro a casa con calma. Bravo! Poi sta migliorando tantissimo ragazzi. Oh!
Ragazzi, usciti da Tagliacozzo, immaginate, ci siamo divertiti, mettiamola così, ci siamo divertiti. Adesso un rientro, una sosta veloce al bar e niente, poi andiamo a casa, ognuno a casa propria. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Scappati di casa, ciao!